Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis, io sono Simona ed oggi vi mostrerò come ho realizzato questo scaldacollo con cappuccio integrato. Mi sono resa conto che questo progetto super facile e veloce è un po' dappertutto sul web, l'ho visto sia su YouTube, su Pinterest, sui vari social, però come al solito quando realizzo un progetto visto e stravisto cerco sempre di personalizzarlo. In questo caso ho utilizzato sia un filato diverso che un punto di lavorazione diverso, infatti tutto il lavoro è stato lavorato a punto basso semplicissimo in costa dietro. Ho utilizzato 250 grammi di filato Anne di Borgo dei Pazzi, Firenze. Mi è rimasta soltanto l'etichetta appunto perché ho usufruito di tutti i gomitoli che ho trovato nel pacco da 5. Si tratta di un misto lana, 50% lana, 50% acrilico, ogni gomitolo è composto da 50 grammi e più o meno vi sono 73 metri di filato stesso. Uncinetti consigliati 8-9, ma io ho utilizzato l'uncinetto numero 7. Non è la prima volta che vediamo questo filato all'azione perché già l'ho utilizzato credo l'anno scorso per la realizzazione del cappello facilissimo appunto waffle in arancione. Casomai vi lascio il tutorial nella scheda qui in alto se doveste essere interessati. Come sempre vi lascio il link del materiale sotto a questo video nel box informazione, potete usufruire come sempre del mio codice sconto, vi lascio tutto lì sotto a questo video. A questo punto vi riporto direttamente al tutorial di oggi, mi raccomando continua a seguirmi, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti le prossime novità, per non perderti l'ultimo tutorial di questo 2023 e l'ultimo video dell'anno che sarà il 31 dicembre. Seguimi ovviamente anche su tutti i miei social. A questo punto sigla! Dunque intanto faccio un cappio e avvio 24 catenelle che corrispondono a 20 cm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24esima ed ultima catenella. Adesso ritorniamo indietro a punto basso andando a lavorare in ciascuna catenella sottostante un punto basso. 1, 2, 3, 4, 5, 23esimo ed ultimo punto basso, catenella, giro il mio lavoro, la mia primissima riga e dalla seconda riga in poi andrò a lavorare un punto basso in costa dietro finché non raggiungo 50 cm di altezza. Bene, ho terminato le 70 righe totali a punto basso in costa dietro, raggiungendo così i 50 cm che vi avevo detto poco prima. Adesso andiamo a chiudere il nostro lavoro esattamente a cerchio in questo modo, quindi lo giro, faccio una catenella, poi prendo la maglia davanti, non quella dietro ma la costa davanti, più la catenella iniziale, la primissima. Prendo il filato e faccio un punto basso. Quindi costina frontale, catenella, secondo punto basso, costina frontale, catenella dietro, punto basso e continuo in questo modo fino a cucire il tutto. Ultimo punto. Con ultima catenella, punto basso, faccio una catenella prendendo anche la codina iniziale e stacco il filato. Quindi questo sarà il risultato da ottenere, una sorta di collo alto e come notate la cucitura non si nota affatto. Volendo potremmo anche capovolgere il lavoro, ma credo che lo lascerò così. Giro il mio lavoro, riprendo il filato, faccio un cappio per comodità
e mi aggancio sul lato opposto alla cucitura. Mi aggancio con una catenella, sempre nello stesso punto faccio il primo punto basso. Quindi io lavoro 2 punti nella prima riga, la riga successiva la salto e vado nella successiva ancora. Entro al centro per non dilatare troppo i punti e faccio 1 e 2. Salto la riga successiva e vado nella seconda e faccio 1 e 2 punti nello stesso. Non vale come aumento perché stiamo saltando la riga successiva. 1, 2 e continuo così per tutto il giro. Ci vediamo esattamente in questa riga qui. Ok, ultima riga come vi dicevo prima e faccio gli ultimi 2 punti. Entro al centro, 1 e 2, perfetto. Ora dalla riga successiva in poi, perché lavoreremo in righe, ripeteremo questo lavoro che adesso vi mostro. Sempre in costa dietro andiamo a fare innanzitutto nel primo punto un aumento, poi lavoriamo un punto basso in ciascun punto sottostante, sempre in costa dietro, mi raccomando. Penultimo punto e quando arriviamo all'ultimo punto sempre in costa facciamo l'aumento di fine riga. Ora questa riga fatta insieme dobbiamo ripeterla per un tot di righe, quindi cosa faremo? Una catenella, gireremo nuovamente il nostro lavoro, nel primo punto faremo 2 punti bassi, quindi aumento, proseguiremo con un punto basso in costa in ciascun punto sottostante. Quando arriviamo alla fine della riga ripetiamo l'aumento e così via per tutte le righe successive. Bene, ho fatto 9 righe totali con aumento a fine ed inizio riga, più poi abbiamo la primissima riga a punto basso normale, quindi sono 10 righe totali che corrispondono a 6 centimetri. Adesso dalla riga successiva in poi non farò altro che andare a lavorare un punto basso in costa dietro in ciascun punto sottostante. Quindi faccio una catenella, giro il mio lavoro, prendo la costina dietro e faccio soltanto un punto basso. Lo stesso farò a fine riga. Continuerò in questo modo finché non raggiungo le dimensioni desiderate. Bene, lavoro quasi terminato, in totale ho lavorato altre 28 righe a punto basso in costa normale con i punti che mi ritrovavo e questo sarà il risultato. La lavorazione misura esattamente 26 cm, la larghezza è da 35 mentre l'altezza totale è su per giù da 42 cm. Adesso andiamo a chiudere la zona superiore per andare a formare del tutto il cappuccio. Come fare? Semplicissimo. Nell'ultimo punto basso vado a fare una catenella e faccio esattamente in questo modo, vado a cucire a punto basso sul retro. Apro il mio lavoro così e congiungo un'estremità con l'altra estremità dall'altra parte. Sul rovescio, se vi viene più comodo andate a capovolgere il lavoro. E per non far vedere la cucitura a punto basso e quindi mantenere la trama a costine, come andiamo a cucire? Andando a prendere la metà asola frontale del punto basso che abbiamo di fronte e la metà asola retro del pannello dietro, insomma, dell'altro lato. Così. Quindi prendo il filo e chiudo punto basso. In sostanza lasciamo libere le costine più interne. Per cui punto successivo con punto successino, costina esterna, punto basso. 1, 2, punto basso. 1, 2, punto basso. 1, 2, punto basso, 1, 2, punto basso
e continuo così fino a cucire tutti i punti che mi ritrovo. Mi rimangono gli ultimi 3 punti, vado a lavorare il primo con l'altro e volendo potrei anche chiudere così il lavoro. Vado a fare un punto bassissimo nell'ultima asola, catenella di sicurezza, stacco il filato e sigillo per bene il mio lavoro. L'eccesso lo andiamo a nascondere tra i punti, faccio in questo modo come sempre. Quindi possiamo capovolgere il cappuccio e questo sarà il risultato della cucitura. Come notate non si nota nulla, si camuffa molto bene con il resto della lavorazione, mentre all'interno abbiamo la riga appunto basso. Questo è ciò che mi rimane dell'ultimo gomitolo, del quinto da 50 grammi. Mi piacerebbe andare a rifinire tutta questa zona, però non credo proprio di farcela, per cui mi sa che a questo giro il progetto termina qui. Andrò a nascondere anche le codine che mi ritrovo da questa parte e poi tutto il resto della lavorazione è super pulita. Volendo potreste rifinire se vi avanza del filato o avete magari lo stesso filato o altri filati in altre colorazioni che più o meno si avvicinano a questo progetto e andare a rifinire sia la zona del cappuccio che la zona inferiore. Potreste anche andare a realizzare un qualcosina, dei fiorellini, qualche dettaglio da andare a cucire sul cappello per andarlo ad impreziosire. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Spero che questo progetto super facile e veloce, che non è una novità perché è un progetto visto e stravisto, vi sia piaciuto comunque e che abbiate apprezzato il mio modo di personalizzare e di lavorare il progetto. Vi aspetto come sempre giù nei commenti. Vi ricordo che ho utilizzato 250 grammi di filato Anne, ovvero un misto lana, che trovate sullo shop borgodepazzi.com. Vi lascio sia il codice sconto che il link per reperire il materiale sotto a questo video nel box informazioni. Io vi esorto ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina per non perdervi l'ultimo tutorial del 2023 e anche l'ultimo video che andrà online il 31 dicembre, un video molto divertente. Non scordarti a seguirmi anche sui miei social. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia. Alla prossima settimana, un bacino a tutti!